C'è un conto di raccoglierne piselli e fave, Facciamo una culla. Siamo sicuri di voler farlo con 80 gradi sotto il sole, Sì. Quando lo fai tanto? Adesso fa caldo sempre. Primo raccolto dell'anno. Anche perché bei cose piante. Le piante cominciano a sentire il caldo. Poi noi qua fuori irrighiamo ben poco, o se non niente. Quindi possiamo fare un bel raccolto semi-definitivo oggi tra piselli e fave. Come si può vedere, le piante cominciano a seccare e quindi è necessario raccogliere. Finito la prima aiuola, guarda qua. Meravigliosa. Ci sono altre 6 aiuole. Avremo un bel po' da sgranare, mi sa, nei prossimi giorni. Facciamo tutto sopra. Facciamo tutta questa parte sopra, che verrà già bella, questa bella piena, e poi le tre aiuole sotto, No, che forse sono 4. 4, le facciamo in un secondo momento. Io direi che ne lasciamo anche almeno un paio di aiuole, non le raccogliamo e le facciamo venire da seme, le facciamo seccare in pianta. Tu come sei messa coi piselli? Ho finito la prima anch'io, aspetta che ne vedo uno lì che non ho raccolto. Più di uno, poi devo fare di nuovo il giro. Questi sono la prima aiuola. Adesso ho appena incominciato questa. Ok. Qui ce n'è un po' di più, mi sa. Le fave insieme all'aglio penso sia una delle mie coltivazioni preferite, perché ha 1.000.000 di vantaggi. Oltre che vabbè, il frutto è abbondante, è buonissimo e si mangia in 1000 modi, super nutriente. Oltre che la fava di per sé è una leguminosa, quindi aiuta al nutrimento del suolo, ha una doppia funzione, ovvero io man mano che raccolgo piego le piante così all'indietro, toglieremo poi i sostegni che le hanno sorrette fino a questo momento e tutta questa materia organica rimarrà distesa sul suolo, idem per i piselli, a ricoprire questa aiuola che per quest'anno ha finito il suo lavoro. Quindi avrà già un apporto di materia organica, come potete vedere c'è 30 cm di materia organica di fave sopra, di foglie, di fusti. Questa è una roba super nutriente per queste aiuole, e che poi verranno ancora comunque rigenerate con il nostro letame e con pacciamatura solo quest'autunno ovviamente, ma intanto per la fine di questa stagione rimarranno coperte con tutta questa vegetazione, e questa è una cosa eccezionale, oltre a quello che ci dà a livello di frutti, che tra l'altro necessitano di praticamente 0 cure colturali, 0 trattamenti, 0 niente. Questa è tutta natura. C'è un video bellissimo che abbiamo fatto qua sul canale di quando le abbiamo seminate le fave, nel quale alla fine vi facciamo vedere i 3 modi principali nei quali noi le consumiamo. È un video molto interessante che ve lo lascio qua linkato se volete andare a vedervelo, così vedete anche come noi le utilizziamo queste fave, perché tanti le sottovalutano, non sanno come usarle, invece hanno 1.000.000 di utilizzi diversi, tutti buonissimi. Fine primo round, siamo cotti perché fa un caldo e adesso è mezzogiorno, quindi ci fermiamo un attimo. E abbiamo completato 2 aiuole che erano metà piselli, metà fave, abbiamo raccolto tutto. Adesso stasera ne facciamo ancora 2 che però hanno solo fave e ce ne resteranno 4 a fave e piselli miste, ma direi che facciamo domani. Per oggi ne abbiamo già un bel po' anche da sgranare e quindi va bene così. Questo è il raccolto di piselli di 2 aiuole. Discreto. Sgranamento di quest'anno. Questa è una delle attività più belle per me che ci sono da fare in questa stagione, sgranare i piselli e le fave, perché tanto fuori ci sono 800 gradi, uno si mette in casa al fresco e sgrana. E adesso cominciamo con i piselli, poi abbiamo là un tappeto di fave che ci aspetta
e pian piano sgraniamo tutto. Quando abbiamo finito facciamo dei sacchetti da 1 chilo di solito che vanno in congelatore. I piselli non li sbollentiamo, non facciamo niente, li mettiamo così crudi direttamente in congelatore. Dunque abbiamo finito di sgranare la prima gira di piselli, adesso facciamo i sacchetti, più o meno da 1 chilo. Questo lo facciamo anche perché così teniamo il conto di quanto facciamo in tutto quest'anno. E poi ovviamente noi tutte queste informazioni ce le appuntiamo, dopo la semina ci appuntiamo sempre quanti chili di semente usiamo, quanti metri lineari seminiamo, poi ci segniamo quanto raccogliamo e quanto mettiamo via, e in questo modo abbiamo sempre un'idea un po' di come è andata la stagione, in questo caso dei piselli, ma lo facciamo con tutto. Questo è il periodo in cui le formichine lavorano e le cicale, posso dirlo? Cantano. E le cicale cantano sulla spiaggia. E poi dopo a gennaio la formichina sta lì davanti alla stufa a mangiare i piselli e la cicala Va al ristorante. va al ristorante, mangia alimenta. Fuori fa veramente caldo, quindi ci siamo fermati un'ora in più dentro. Abbiamo iniziato anche a sgranare la prima carriolata di fave che abbiamo portato su. Ce ne sono almeno altrettante ancora da portare a casa di oggi, e poi ci saranno ancora le 4 aiuole in un secondo momento che andremo a raccogliere. Adesso stiamo sgranando in 2, qua c'è il mucchio delle bucce. Sono molto belle, molto sane, anche i piselli super sani veramente. È un'ottima annata per questi legumi quest'anno. Allora siamo qui al fresco a ascoltare Tintoria e a sgranare le fave. Dovremmo decidere cosa fare delle bucce. Allora ogni anno facciamo qualcosa di diverso. Quelle dei piselli è molto più facile farci qualcosa, quelle delle fave sono più spesse, si deteriorano molto velocemente, si ossidano, diventano nere, quindi per un paio di giorni le capre le mangiano, ma dopo i 2 giorni non si possono più usare. Mentre quelle dei piselli ci sono diverse possibilità. Anche quelle così verdi le mangiano tutti stravolentieri, sono fonte di proteine eccezionale, ci sono anche degli integratori ad uso umano di bucce di piselli. Allora alcuni anni io le ho fatte seccare al sole e poi le ho date agli animali da mangiare. Si conservano per qualche mese, quindi gliele ho date poco alla volta. Alcuni anni invece gli ho addirittura fatto una polvere. Ne ho fatto una polvere che l'ho usata sia per esempio nel mangiare dei cani, a volte come integratore alimentare nel mangiare dei cani, l'ho usata a fare diversi tipi di lavorazioni. È una cosa interessante anche la polvere di baccelli, si usa parecchio. Siamo fuori portata, Siamo ancora qui. Turno serale, turno di notte, anzi forse perché sgranare tutte queste fave ci va tutta la notte. No, adesso sgraniamo ancora un po', abbiamo finito di mangiare, sono le 10 meno un quarto, finché ne abbiamo voglia, e poi dopo andiamo a nanna. Abbiamo già messo via 6 kg di fave,
una ciotolina ce la siamo tenuti da mangiare stasera e direi che qui ne faremo 8 kg, questa è la mia previsione. E le fave che rimarranno nell'orto, perché ce ne sono ancora, abbiamo l'idea di legarle, quindi fargli un po' di sostegno e poi provare a far seccare i baccelli in pianta per fare semente. Queste fave che vedete qui arrivano tutte da nostra semente che ci siamo tenuti l'anno passato. Oh, è quasi mezzanotte, ho quasi ora di smettere di fare questo lavoro, ma ne abbiamo sgranate appena un terzo. Secondo me abbiamo sbagliato un po' la previsione, ce n'è un botto di più di quello che pensavamo. Però direi che per oggi basta, le nostre 15-16 ore le abbiamo fatte. Andiamo a riposare, domani finiremo perché non si possono lasciare troppo tempo qua. Bisogna comunque domani finire di sgranarle. Seconda nottata di fila di sgranamento fave. Noi quando finiamo la giornata fuori mangiamo un pezzo, facciamo una doccia, poi verso le 9:30 di sera fino a mezzanotte finiamo questo lavoro. Questa è la seconda sera, ma siamo addirittura d'arrivo. Avremmo già sgranato ieri sera, abbiamo sgranato 15 kg puliti. Questa sera più o meno siamo di nuovo lì, mi sa. Lavoro rilassante comunque, nonostante che la giornata è iniziata 15-16 ore fa, però alla fine andiamo a dormire sereni. ma è un bel lavoretto, a me piace fare questa roba. Ci sono i grilli fuori. Ci sono le lucciole, solo che Queste le lucciole. abbiamo il cortile pieno di lucciole, ma abbiamo una fotocamera troppo scarsa per farvele vedere, se esco fuori tutto nero. Non so come fare, già qualche sera che ci penso, come faccio a fargli vedere il video delle lucciole, ma mi sa che queste ce le godiamo solo noi. Perché se qua fuori non abbiamo luci, quindi usciamo di casa è completamente buio e il cortile è completamente illuminato dalle lucciole. Tolgo le ultime fave dalla pentola che le ho sbollentate e poi le faccio raffreddare un attimo e le metto nel congelatore, e con questo andremo a una trentina di chili in totale di fave di quest'anno messe via nel congelatore. Finito il raccolto di piselli anche. Ho dovuto fare questa volata a mezzogiorno l'una perché prevedono temporali, allora avevo piacere, visto che non avevano più preso acqua, questi sono perfetti, non hanno un verme, non hanno muffa, non hanno niente, non volevo più fargli prendere acqua. Allora abbiamo finito anche il raccolto dei piselli, abbiamo fatto 3 o 4 di queste cariole piene. Loro sono veramente meravigliosi, ma buonissimi, super dolci, cioè una roba da mettersi a piangere. Perfetti proprio. Sì. Madonna, buonissimi. Dunque adesso abbiamo da finire le fave, abbiamo finito di sgranarle, abbiamo da finire ancora 2 cariolate del genere di piselli. Abbiamo messo via circa 25-28 kg di fave pulite, sbollentate, perché le fave bisogna sbollentarle prima di metterle in congelatore. E piselli puliti saremo a 5-8 kg. 6 kg, ma qua ce n'è più ancora questi, 3, arriveremo sicuramente a una decina di chili puliti anche di piselli. Quindi quest'anno raccolto eccezionale. L'anno scorso piselli erano rasenti allo zero, quest'anno ci siamo rifatti, veramente siamo molto soddisfatti di questo raccolto. Finisce tutto in congelatore e per questo primo raccolto è tutto. Avremo ancora di sgranabile i fagioli, se tempo permettendo, insomma, che non ci grandini sopra, eccetera eccetera, però solo più avanti. Però a breve vedrete il raccolto dell'aglio, quindi state sintonizzati perché il raccolto dell'aglio è un raccolto bellissimo. Boh, adesso noi magari ne approfittiamo e ci mettiamo ancora a sgranare un po' e basta. Parvezze.